Veniamo al calcio. In Serie A, nella terza giornata del girone di ritorno, vince in trasferta il Verona, l'Inter tiene il passo della capolista, il Torino cede a Napoli e la Roma cede un punto all'Atalanta allo Stadio Olimpico. In coda, prima vittoria dell'Ascoli, sempre più drammatica la situazione della Lazio. Per quanto riguarda il Totocalcio, ecco le quote settimanali. Ai vincitori con 13 punti spettano 29.957.000 lire. Chi ha totalizzato 12 punti, 983.000 lire. Vediamo ora il quadro completo dei risultati compresi nella schedina. Ascoli batte Sampdoria 2-0, a Cremona Milan batte Cremonese 1-0, Fiorentina batte Como 2-1, Inter batte Lazio 1-0, Juventus batte Avellino 2-1, Napoli batte Torino 2-1, Roma e Atalanta 1-1, a Udine Verona batte Udinese 5-3, Nocerina batte Francavilla 2-1, Salernitana batte Catanzaro 2-1, Torres e Prato 1-1, Venezia batte Novara 2-1, a Matera Brindisi batte Matera 2-0. Uno sguardo alla classifica della Serie A. Verona sempre al comando con 27 punti, seguito dall'Inter con 26. Poi il Torino e la Roma quota 23, che precedono Juventus con 22 e la coppia Sampdoria e Milan con 21. Quindi troviamo a 19 punti la Fiorentina, a 17 il Napoli e l'Atalanta, il Como a 16, l'Avellino a 15. L'Udinese resta ferma a 14 punti davanti all'Ascoli che si porta a quota 11. Chiudono la graduatoria la Lazio con 9 punti e la Cremonese con 7. Oggi la Serie B ha osservato un turno di riposo, tuttavia sono stati disputati 2 incontri di recupero, di cui ora vi leggo i risultati. Genoa batte Campobasso 2-0, Parma batte Bari 1-0. In classifica il Genoa sale a 22 punti, il Parma sempre in ultima posizione raggiunge quota 12, Campobasso e Bari restano fermi a 17 e 27 punti. Giornata pazza alla terza di ritorno in Serie A, con 23 reti e altalena di emozioni. Il Verona consolida il suo primato in classifica vincendo a Udine per 5-3. In vantaggio di 3 reti dopo un quarto d'ora, la formazione di Bagnoli si rilassa e i friulani riescono addirittura a pareggiare. Poi, secondo una legge ferrea quanto spietata, esauriscono il carburante e i veronesi chiudono il discorso. Ecco l'appello dei marcatori. Brigel, Galderisi, Elchier, poi Digno, Carnevale e Mauro. Infine ancora Elchier e Brigel. Se la Juventus, piegando per 2-1 un coriaceo Avellino con doppietta di Platini al 12° centro personale, si avvicina a Sorniona alle zone alte, se il Milan espugna il campo della Cremonese grazie a un rigore di Di Bartolomei, l'Inter, nelle immagini, tiene il passo della capolista ma soffre per domare una Lazio sempre più disperata. L'arrembaggio dei nerazzurri è risolto a una manciata di minuti dal termine grazie al pirata Marini, autentico specialista dei tiri da fuori area. Al San Paolo tutto è esaurito per vedere la sfida fra Junior e Maradona. In sequenza i 2 stranieri gonfiano la rete avversaria, ma l'ultima parola è in italiano, o meglio in partenopeo. Caffarelli regala al Napoli, mai sconfitto dall'inizio dell'anno nuovo, un successo prezioso. Per il Torino una battuta d'arresto, ma comunque a testa alta. Balbetta la Sampdoria, sconfitta per 2-0 dall'Ascoli al primo successo, e la Roma nelle immagini divide la posta con l'Atalanta, che ormai sembra aver intuito la ricetta per imbrigliare le grandi. La squadra di Sonetti, in vantaggio con un gol del solito Pacione, è raggiunta all'85° da Cereso. Infine la Fiorentina ritrova il morale, battendo un Como tutt'altro che remissivo. Per primi vanno a segno i viola con Oriali, pareggio Lariano di Morbiducci e quindi rete decisiva di Paolino Pulici, attaccante che graffia ancora a dispetto dell'età.